Benvenuti a tutti su Potoi TV. Oggi abbiamo proprio una tier list e partiamo subito in quarta con Ori, che finisce nella categoria degli inutili, poveretto. Tutti lo hanno, ma nessuno lo usa, purtroppo. Poi abbiamo Merry e Pipino, un comandante tanto odiato che tuttavia si merita il suo posto nella categoria degli assalti, perché comunque anche se riceve un attacco da un altro comandante ha una micro possibilità di non perdervi tutte le truppe. Tuttavia nella sua posizione viene subito scalzato dal re degli assalti nella fazione buona. Abbiamo Hirgon che si prende il suo posto come primo nella categoria Siege. In D finisce quel poveretto di Faramir, il capitano di Gondor, che tuttavia ha un suo utilizzo. Se è il vostro unico comandante ha comunque il suo perché ed è, tra virgolette, utilizzabile. Non merita di andare nelle categorie sopra, dato che non è abbastanza forte. Aldir si merita la C, non è così tanto forte da entrare in B, però i suoi buff riesce a darli, il suo qualcosa riesce comunque a farlo. Purtroppo è legato solo ed esclusivamente alle bestie, quindi se avete bestie è utilizzabile, magari potrebbe anche essere uno di categoria B, però essendo che bisogna guardare anche la globalità, deve stare in C perché è proprio legato solo a quello, quindi purtroppo Aldir rimane fermo in C. Eowyn si prende il suo posto meritato in A, un comandante fortissimo che riesce a tenere testa a tantissimi eroi, anche T3, T2, lei fa veramente il devasto contro tutti e si merita un posto di riguardo nelle categorie più alte. Dwalin la segue a ruota perché ha varie possibilità, è ottimo contro i boss stagionali, ha un'ottima componente del danno comandante, insomma lui merita anche lui il suo posto in A. Boromir, il fratellone di Faramir, si prende il suo posto in C, dà degli ottimi potenziamenti agli umani, ha un buon comparto danni, tuttavia non merita di salire come posizione in B o in A, dato che non è abbastanza forte. Iniziamo subito in quarta con i tier 2 e abbiamo Denethor che si merita il suo posto negli inutili. Psicopatico. Eomer si prende il suo posto di diritto nella top A. Lui merita di stare davanti a Eowyn. È più difficile da ottenere essendo un tier 2, tuttavia non è così impossibile. Ed è molto più forte, non molto scusate, è più forte di Eowyn. Ha un comparto cure leggermente migliore, danni più alti, insomma merita di stare nella top A anche lui. Poi abbiamo Balin che si mette tra Eowyn e Dwalin, come avete potuto intuire, quindi l'ordine da sinistra a destra è anche secondo me l'ordine di forza. Quindi Balin si prende il suo posto dietro Eowyn perché non la riesce a scalzare in forza, tuttavia è un buon comandante, ha un buon comparto cure e ha delle ottime abilità di attacco. Oltre a riuscire a buffare molto bene le unità naniche. Purtroppo solo unità naniche, quindi non riesce ad andare oltre la A. Gimli, comandante preferito di molti, ha un ottimo comparto danni, un comparto cure decente, buff ne ha pochi, quindi si prende il suo posto davanti a Dwalin, ma dietro a Balin. Poi abbiamo Aragorn tier 2, un comandante sottovalutato da molti, tuttavia io lo reputo un buon comandante, solido, purtroppo legato esclusivamente alla componente danni comandante, tuttavia non ne riesce a fare di più di Gimli, ne fa più di Dwalin, quindi un suo posto lo trova nella A tra Gimli e Dwalin. Arwen entra di diritto nella A, è una draw machine, fa stalli in continuazione, dovete purtroppo però portarla a rispetti alti, quindi non va oltre la A. Sta davanti a Balin perché la sua comparto cure è molto valido, quindi buon comandante. Poi arriva il grigio pellegrino, Gandalf il grigio, che entra di diritto in S, ottimo comparto cure, ottime abilità di buff all'esercito, se portato a rispetto 5 debuffa assurdi ai danni subiti,
abilità coordinatore, che è anche l'abilità che rende forte il re stregone. Insomma, un solidissimo comandante, valido, che merita il suo posto in S. Inoltre anche facile da ottenere, visto che nella stagione 1 c'era il suo baule dedicato, quindi insomma io l'ho sbloccato così, quindi portandolo su soltanto con i regalini. Poi uno dei due comandanti, anzi più di due, nuovi della stagione 2, Imrahil, va in B perché non riesce a performare bene come tutti quelli che sono in A, e il suo comparto cure, il suo comparto buff non performa abbastanza bene, quindi rimane in B. Eladan funziona peggio di Imrahil, quindi se ne va in C. Legolas invece, secondo me, merita il posto in S, comandante molto solido, performa bene praticamente in quasi tutte le situazioni, fa molti danni e si merita il suo posto in S. Theoden invece li scaglia tutti e deve per forza avere una tier tutta sua. Unico comandante in tutto il gioco che ha 4 titoli basati interamente sull'esercito, versatile, lo potete modificare in 1000 modi diversi, ogni titolo ha il suo perché ed è forte da utilizzare. Titolo R5 dà più 15 all'attacco all'esercito di cavalleria, quindi assurdo, un comparto cure molto forte, insomma un comandante che merita il suo posto nella top in assoluto. Cominciamo con i tier 3, purtroppo Thranduil non performa abbastanza bene, se ne va in D, non viene praticamente mai utilizzato, è inutile, non si riesce a sfruttarlo bene in PvP, in PvE si fa comunque fatica, quindi visto che è anche un tier 3 dovrebbe stare un pelo più sopra, ma vista la difficoltà che si ha per ottenerlo, deve stare in D. Poi abbiamo Elrond che prende il suo posto in C, nella top C, è un comandante comunque utilizzabile, leggermente forte, difficile da utilizzare dato che i suoi titoli e le sue abilità non lo rendono un comandante solido, e quindi il suo posto in C purtroppo lo ha. Poi abbiamo Radagast, il Bruno, che anche lui è la più forte draw machine, il più forte stallatore del gioco, che prende il suo posto in A, purtroppo non va più sopra perché fa fatica a uccidere gli eserciti avversari, quindi sta davanti a Arwen, e tuttavia, visto che comunque è un tier 3, lo metto sotto ad Éowyn, dato che è più difficile da ottenere e da, tra virgolette, mantenere, dato che necessita di diversi regali comandante per poterlo portare a rispetti alti. Aragorn tier 3 purtroppo va in B, ho anche un amico che ce l'ha e lo utilizza da R5, è un comandante difficile da utilizzare, delude soprattutto perché è un comandante leader e il suo comparto esercito, il buff all'esercito non soddisfa le aspettative, quindi bisogna buildarlo per il danno comandante. Tuttavia le abilità del danno comandante sono le stesse dell'Aragorn T2 e quindi è più forte perché fa più danni, tuttavia essendo un tier 3 è più costoso da mantenere e di conseguenza lo metto in B. Il Re dei Morti invece, dopo il buff subito nell'ultimo aggiornamento, diventa molto più forte rispetto a prima, ha delle abilità che lo rendono veramente fortissimo, se lo si vuole buildare per il danno comandante merita tanto, sono principalmente danni da concentrazione, anche il suo attacco normale diventa un danno da concentrazione, lo si può anche buildare per potenziare l'esercito e anche questo comparto è stato notevolmente potenziato. Purtroppo è legato principalmente ai non morti, ma le sue abilità meritano veramente tanto, quindi anche per deviazione professionale, anche per deviazione personale, che adoro parecchio. Insomma, la posizione potrebbe anche essere un po' traviata, tra virgolette, dalle mie preferenze, tuttavia io lo reputo un comandante molto forte, soprattutto adesso, e si merita il suo posto in S. Abbiamo poi Dane Piediferro, comandante fortissimo che si può buildare in due modi diversi. Il primo, danno comandante, un cannone di vetro, lo chiamano in inglese glass cannon, estremamente forte, fa una marea di danni
E l'altro modo di buildarlo è per l'esercito, anche lì molto forte, quindi il suo posto nella top S è meritatissimo. Sopra tutti c'è lei, la dama bianca, è Galadriel, fortissima, danni da concentrazione ovunque, cure anche se ne ha poche a rispetti bassi e a rispetti alti ne sblocca veramente tante di molto potenti. Lei merita tanto, danni, cure, insomma, S+ più che meritata. Abbiamo poi Thorin, comandante nanico, anche lui da buildare per il danno, ne ha tanti di titoli che possono sfruttare il damage, i danni fisici, e si merita il suo posto in S, fa più danni di Legolas, tuttavia non lo reputo da andare sopra agli altri che sono davanti a lui, dato che è comunque un comandante leader, quindi non prende il bonus del danno in più e insomma comunque è un'ottima posizione. Abbiamo poi Gandalf il Bianco, un comandante molto forte per il buff soprattutto che riesce a dare alle unità di cavalleria. Se lo si porta a rispetto 5 avrete un bel buff del 50% circa sui danni che le vostre unità di cavalleria riusciranno a fare. Comandante fortissimo, difficile da gestire perché a rispetti bassi va buildato per il danno comandante e lì non performerà al massimo, ma se lo portate a rispetti alti riuscirà a performare meglio, quindi fidatevi che è una buona posizione in S. Abbiamo poi Gil-galad che si prende il suo posto di diritto come Re Supremo Noldor in S+, tuttavia rimane dietro a Galadriel perché non riesce a fare abbastanza danni per superarla, ma le sue abilità di stordimento del titolo R1 meritano veramente tanto e i suoi buff all'esercito sono molto solidi, quindi è giusto che si prenda il suo posto in S+. Abbiamo poi l'ultimo eroe aggiunto, Elrohir. Io non l'ho ancora provato, tuttavia lo reputo un ottimo comandante, soprattutto per il comparto cure e il comparto buff all'esercito, dunque penso che possa prendere un suo posto tra Balin e Gimli, quindi nel sito che ho utilizzato per fare la lista non c'era la sua immaginetta, quindi l'ho ritagliata io e inserita all'interno successivamente. Dunque, questa era la mia tier list. Scrivete nei commenti cosa ne pensate. Il video per oggi è finito, quindi vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere like al video, condividerlo e ciao ragazzi!